Siamo andati a Taipei, in Taiwan, per i mondiali di tiro dinamico sportivo Arma Airsoft. Con me anche Rico Airsoft, i due campioni italiani vincitori delle selezioni nazionali, l'ormai veterano Franco Zorzini per la seconda volta ai mondiali, Francesco Maria De Gaetano e un amico di Franco, il grande Cicciu, che si è pagato il viaggio e il soggiorno piuttosto che non accompagnarci su a Taiwan. Un grande. In questo video vedrete come hanno fatto questi ragazzi a vincere un viaggio tutto spesato in un hotel di lusso dall'altra parte del mondo per sparare pallini ai mondiali organizzati dalla G&G Armament e l'avventura sportiva che abbiamo vissuto insieme a Taipei. Spezzerò il film in 4 puntate perché sennò risulterebbe troppo lungo, nelle quali vedrete che cosa è successo in quei 3 giorni in Taiwan. Ma lasciate che vi racconti l'intera storia e per farlo dobbiamo fare un leggero passo indietro quando abbiamo fatto le selezioni a San Marino. Vi ricordate? Se non l'avete ancora visto c'è un video che ho pubblicato qualche mese fa intitolato G&G CQB Shooting Competition 2023 finali nazionali giorno 1. Bene, oggi ripartiamo dal giorno 2 quando Zorro e Francesco hanno sbaragliato tutti. Allora, tutto quello che sto vedendo di San Marino è che è ferma agli anni 70. Buongiorno, bentornati negli anni 70. Buongiorno. Colazione e albergo da dimenticare, il resto della giornata è andato molto meglio. Ed eccoci davanti a Jolly Soft Air. Arrivati da Jolly, gli atleti provenienti da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Puglia, dalle Marche, si sono cimentati nelle 2 prove, il 5x5 e il Search and Destroy. Anche queste prove sono spiegate nel dettaglio da me e Crick nel video che vi ho detto, per cui non mi dilungherò qua a spiegarvi, ma sono state veramente emozionanti. La sportività dei partecipanti, i sorpassi da crepacuore sul filo del secondo ci hanno fatto vivere un'esperienza veramente unica. Stanno andando avanti le selezioni, appunto. Questa è la finalissima del 5x5. Scendere sotto i 40 secondi incominciò a diventare l'obiettivo, 44, 42 e poi arriva un 39 e dopo un feroce 36 di un altro Francesco, sempre allenato dal Diego di Camp Phoenix, Francesco Saragat, che ha fatto un tempone da segnalare sul 5x5 e faceva ben sperare, ma non si è rivelato altrettanto feroce nella prova successiva, con un totale complessivo alle 2 prove di 2 minuti, 40 secondi e 91 centesimi. Altra lacrimuccia per l'ex campione nazionale Simone Rossi, che quest'anno non è riuscito a riconfermarsi, posizionandosi comunque quinto nel ranking nazionale 2023, mentre sorpresone ed emozionante la new entry Danny Vesprini, che con entrambe le prove buone e un'ottima prova al Search and Destroy si è avvicinato ai calcagni di Francesco De Maria, concludendo con un complessivo di 2 minuti 25 secondi 54 centesimi contro i 2 minuti e 21 e qualcosa del nostro Franceschino De Gaetano. Vi lascio adesso alle 2 prove 5x5 di Zorro e di Francesco per farvi entrare un po' nell'atmosfera che abbiamo vissuto. Alla fine la classe non è acqua. Zorro Zorzini ha tenuto fino in fondo in entrambe le prove, ha fatto un tempone che non lasciava margini di interpretazione. Subito dietro di lui il nostro Francesco Maria, allenato dal grande Diego del Camp Phoenix, una famosissima arena di Airsoft dalle parti di Ancona che sicuramente conoscete tutti benissimo. Un po' freddo all'inizio, Francesco ha comunque fatto il miglior tempo a questa prova, trovando la sua quadra sul finale.
poi a Taiwan farà il miglior tempo sul 5x5. Perché non lo sto sottolineando abbastanza, secondo me, in questo video. I due ragazzi che state vedendo ci hanno poi portato sul podio ai mondiali di Taiwan. Per me, che con la Shot Production abbiamo organizzato queste selezioni nazionali in tutta Italia, è una soddisfazione pazzesca. In 4 anni siamo riusciti ad alzare mostruosamente il livello. Vi rendete conto? No, perché... Dai, lasciatemi fare un po' di flex per ringraziare tutta la filiera che si è prodigata per permettere questo evento, da Jolly Soft Air a noi della Shot Production, agli sponsor Wiley X, Olo Samsod, il grande Diego di Can Phoenix, FGT, insomma grazie a tutti. Mentre tornando alla gara, le 2 prove del Search and Destroy di nuovo non hanno lasciato dubbi, con i 2 tempi migliori fatti proprio dai nostri Franco al primo e Francesco al secondo posto. Ed è così che si vince il viaggio a Taiwan, facendo il tempone. A sto giro è molto presto, quindi devo stare anche zitto per non svegliare i vicini. Sono le 5:28. Partenza per Taiwan. Ciao ragazzi, allora io sto arrivando al termine, penso fra 5 minuti. Mi raccomando, ricordatevi prima dell'imbarco di incontrarci, perché devo darvi tutta l'attrezzatura, i caschetti e quant'altro, quindi mi raccomando non imbarcate i bagagli prima che vi dia questa roba, perché sennò poi non sapete dove mettervela. Ciao là. Allora si parte per Taiwan, cazzo. Io ho fatto anche lo scherzo. Dove state? Allora, attrezzatura vostra, check-in fatto, bagaglio spedito. Qua cambiamo già il che cambia il CQB. Come male, essere agitato, tranquillo. Meglio essere agitati adesso e poi alla gara Un po' più tranquillo. Come sei bellissimo in mutande, vuoi ripetere per il pubblico? Sì, no, era una presa in giro palesemente. Va bene. Storie di hotel, storie di mutande, incominciamo bene. Hai creato dei mostri. C'è Zorzini, che di solito era uno che se ne fregava il di tutte queste robe, che appena arrivato 5 secondi fa mi fa i pollici. Fa vedere come facevi? 1 e 0, 2 e 1. Ho dormito con le mani così. Così. In modo che indica. E poi hai già iniziato ad applaudire quando deve fare il cambio, ecco. Sempre, sì, lui si dà il tempo, ha imparato sta cosa che è veramente orribile, però va bene per darsi il tempo, il timing è tutto, va bene. Vai così. Dov'è Francesco? È andato con Zorzini a vedere qual è il problema, perché gli hanno fermato la valigia. Speriamo che non ci siano rottori di balle, perché in effetti queste cose qua magari hanno visto la fondina o il caschetto. Esatto. Uno e l'altro hanno detto ehi, aspetta un attimo, vabbè, vedremo. Allora, la notizia è che noi 3 andiamo a Taiwan a vedere come gli altri giocano e loro rimangono bloccati qua, perché adesso sarà una catena, dirà ma siete insieme, quindi anche il suo bagaglio, non potete partire, non è stagione per portare fondine in giro o dimenticarsi dei caricatori di arma vera dentro. Non è vero. Non è metto le robe, era un portachiavi a forma di proiettile. Ecco, il problema era il portachiavi, non era l'elmetto, non era la fondina. Ce l'abbiamo fatta lo stesso e adesso stiamo arrivando all'imbarco.
volta in assoluto che mi capita di mangiare in aereo, anche perché abbiamo 14 ore di volo, quindi effettivamente un po' di cibo mi devo dire a momento che mi Dopo la notte andiamo alle 5:29. Io sono tipo le beh, sono degli anni se non la cena e però mi devo dire a momento che mi ho sentito il suono, ho sentito lui sente la presenza degli apparati elettronici come se fosse un radar, no? Entra in allerta. Entra in allerta anche con gli occhi chiusi. Era fermo così da un'ora e ho passato solo davanti alla telecamera, non se n'è accorto. Incredibile. Siamo atterrati. Anche Ciccio? Cicciu forse è già uscito. Allora, quando arrivate all'aeroporto vi conviene fare la SIM direttamente in uno di sti baracchini, perché con $300 taiwanesi, che corrispondono più o meno a 10 euro, riuscite ad avere praticamente traffico dati illimitato per 5 giorni, compreso anche le chiamate. E non fate come Crick, che ha speso tipo 20 euro per un contratto che gli dà 100 mega, no, forse 1 giga. Quant'è che hai? 1 giga per 24 euro? No, ne ho 3 per 24 euro, Oh, per fortuna abbiamo preso un van extra lusso per raggiungere l'albergo. Ragazzi, siamo a Taiwan! Ci si mette all'incirca 15-20 minuti, dopodiché, visto che eravamo arrivati a Taiwan la mattina presto, intorno alle 9, e ci avrebbero dato le stanze nel pomeriggio, il piano era arrivare in albergo dopo aver accompagnato Cicciu al suo ostello dell'inferno e poi mollare i bagagli e lanciarci per le strade di Taipei così, a caso, per tutta la mattina. Vedere qualcosa, mangiare una roba. Abbiamo preso tutti quanti il Kakunoki Shinchu Xiao E poi ritornare nel pomeriggio in albergo, fare una doccia il prima possibile e poi cenare. Il primo giorno infatti non ci sono incontri o altro. L'evento incomincia il giorno seguente, una volta arrivati tutti i concorrenti da tutto il mondo. Uno così mi piacerebbe per andare a fare le gare. E un altro con tutta l'attrezzatura un altro qua dietro solo da bere, cibo. Sarebbe figo se questa cosa succedesse. Pensa, immaginati a giocare a software andando tipo, non lo so, in un paese straniero a farci portare in macchina così, andare in un hotel fighissimo cinese. L'hotel in cui siamo è qualcosa di megadontico. Una testa. GNG World Cup 2020. Certo. Ho capito che roba allucinante. Rovesciati i bagagli nella hall, è partito il delirio di 4 scappati di casa con 3 ore di sonno nelle ultime 24. Ma senti, cosa dobbiamo vedere? Ma che ne so cosa vogliamo in generale, Zorro. Eppure un po' di responsabilità per essere già stato a Taipei 4 anni prima me la sentivo. In realtà no. E siamo andati a sentimento anche nelle riprese. Sto filmando qui, estrapoliamo. Volevo inquadrare noi con dietro l'orso, capito? Ma l'orso dov'è? Intanto lo rivediamo. Ciao! Mi sento a disagissimo, come dorso. Verso il 2. Non capivamo un c***o, stanchi, sporchi, con un pazzo dietro che non la finisce di fare storie col telefono. In un paese con una lingua totalmente aliena, buttandoci a caso nei vicoli in cerca di cibo e birra. Volevamo una birra a Taiwan, tipo un bar con una birra. E io c'ero già stato. Inoltre il poco zucchero a disposizione nelle ultime 24 ore rimasto nei nostri corpi non ci faceva brillare di lungimiranza e praticità. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. Stiamo girando male.
Ci stiamo infilando male. Adesso siamo finiti in uno di quei mercati proprio scrausi dove l'ASL avrebbe qualcosa da fare qua. E se volete sapere come si mangia a Taiwan per un branco di viziati cresciuti nella culla della dieta mediterranea, beh, provate ad immaginare. Fatto? Peggio. Vedi, qua ci sono pezzi di bestie morte in varie salse. Qui ti consiglierei proprio di provare, se vuoi, lingue, cose, budelle piene di... Non siamo abituati a quelle longitudini. La millenaria cucina cinese, perché è di quello che si tratta, sebbene a Taiwan, non è stata poi così pervasa dalla loro voglia di avvicinarsi all'Occidente. Per nulla. Porterei per almeno il terzo giorno. Si trova veramente una cucina contadina che non siamo in grado di apprezzare appieno. Almeno non noi e non credo in questa vita, forse. E alle 10 di mattina trovare qualcosa da mangiare era chiedere troppo anche a Taipei. Ma abbiamo insistito in viuzze, mercatini. Spurie di pesce. Mamma mia. Anche l'angolino qua non è male. Ma noi tipo una birra. Qua avete delle birre? Ad un certo punto eravamo così disperati da aver pensato di andare in una famosa catena di pollo fritto. Ma poi ci siamo sentiti proprio dei disadattati e abbiamo deciso per un fritto casuale. Abbiamo preso tutti quanti il kakunoki shi. Com'è? Com'è kakinoki? Una cacanocchi. E 2 birre in lattina come gli alcolizzati al 7-Eleven. Una tristezza, anche perché non ti vendono l'alcol in molti street food. La gente è abituata così, in un posto compri da mangiare, in un altro da bere, dopodiché ancora un qualche mercatino. Ma poi siamo fortunatamente arrivati all'edificio della memoria di Chiang Kai-shek, che è il simbolo dell'indipendenza di quest'isola. E che fai, non lo visiti? Nel 1949 infatti Chiang Kai-shek e il Kuomintang fuggirono a Taiwan dopo la sconfitta nella guerra civile cinese, stabilendo un governo separato. Da allora Taiwan ha mantenuto un'indipendenza relativa dalla Cina, ma quest'ultima sappiamo bene, soprattutto ultimamente, che continua a rivendicare il territorio come proprio. Comunque il posto è veramente imponente e inoltre abbiamo avuto fortuna perché siamo arrivati proprio al cambio della guardia. Adesso facciamo un piccolo esperimento. Guardate qua, guardate qua.
Mi ricordo quando una volta ero davanti a un cambio della guardia, moltissimi anni fa, con mio nonno, e lui, mi ricordo, mi disse: se vuoi capire il cambio della guardia, prova sotto ad andare a ritmo con loro e a cantare una canzone. Le saggezze. Ok? Yeah. Ci hanno finalmente dato le stanze, tra l'altro molto belle. Yeah! Wow, ragazzi! Thank you! Vabbè, questa è una grande... Oh. Tour della stanza che ci hanno assegnato quest'anno. Devo dire che 2 letti dove comodamente potremo io russare e lui dormire, forse. Bagno stupendo, con vasca e doccia. E poi, come se non bastasse, vista da Nababbo. E poi la piscina. Andiamo a vedere com'è la piscina. Cerchiamo di capire dov'è, prima di tutto. Sì, perché alla reception ci hanno detto che potevamo usufruire del servizio benessere e della piscina. Potrebbe essere qua davanti. Scendiamo giù da ste scale e vediamo com'è la situazione. Faccio come le bestie. Sento l'odore dell'acqua da qualche parte lì. Il mio naso non mente. Scendendo giù dall'albergo si trova la piscina fino alle sole 3:38. Spero che sia ancora aperta. Adesso andiamo a scoprirlo. Fitness e sauna e piscina normale dove nuotare in maniera... Poi hanno anche campi da tennis. Adesso qua mi danno gli asciugamani. Comunque non ricordavo quanto è difficile fare una vasca olimpionica, perché questa è una piscina olimpionica, è lunghissima, 50 metri. E di sopra c'è l'albergo, qua di fianco il bar, una figata. Ecco, sparare 2 pallini al concorso GNG. Insomma, la prossima volta magari ci provate. Alla fine mi hanno raggiunto anche Zorro e Francesco. Insomma ragazzi, per oggi questo è tutto, diciamo, per questo lunghissimo giorno senza notte che abbiamo passato tra l'Italia e Taiwan per partecipare a questi mondiali. Nella prossima puntata vedremo il primo giorno di prove, durante il quale gli atleti possono avere un primo approccio con gli stage e le repliche che useranno per le qualifiche del giorno dopo. Infine, al nostro ritorno dal warm-up ci aspettava la ormai mitica cena di gala per tutti, dove come al solito non ci siamo fatti sfuggire l'occasione. Allora accendete la campanella di tutte le notifiche se siete iscritti, così non vi perdete gli altri video dei mondiali. Ci saranno dei momenti veramente emozionanti. Mentre da Pio3 per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao là, impallinati. Ciao, Taiwan.